Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Fabio ed oggi parliamo di Vodafone One Number, la tariffa esclusiva che consente di abilitare la eSIM nel proprio Apple Watch. Poi magari in futuro saranno supportati altri tipi di smartwatch. Andiamo a vedere com'è questo abbonamento e poi proviamo ad attivarlo su un Watch 3. La procedura di attivazione è semplicissima, però prima di incominciare volevo fare alcune premesse così capite i requisiti che ci vogliono. Innanzitutto ci vuole un Apple Watch abilitata alla ricezione dei dati, ovvero che supporta la eSIM. Principalmente la eSIM è la SIM virtuale che è stata rilasciata anche per gli ultimi iPhone. Quindi dovrete avere una versione cellulare oltre che GPS per questo Apple Watch, se no naturalmente non potete attivare questa funzionalità. Inoltre l'abbonamento One Number deve essere accompagnato da un abbonamento principale, non potete attivarlo singolarmente ma deve essere sempre accompagnato da un abbonamento già attivo che supporti naturalmente la rete dati 4G e quindi siete costretti a utilizzare un'altra tariffa oltre che questa One Number, non è attivabile singolarmente. Un'altra cosa da dire, un altro suggerimento è di utilizzare d'ora in poi, specialmente da settembre, un iPhone 6 Ace e successivi. Questo perché WatchOS si aggiornerà, come sapete tutti, ogni anno c'è il keynote più importante della Apple dove vengono presentati gli iPhone e tutti i vari dispositivi Apple. Viene naturalmente introdotto un nuovo aggiornamento del software, perciò WatchOS si aggiornerà alla versione 6.0 e supporterà solamente iOS 13, quindi tutti i cellulari che sono impossibilitati di ricevere in futuro iOS 13 non saranno supportati come l'iPhone 5, l'iPhone 5 Ace, l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus. Perciò raccomando di utilizzare una versione abbastanza recente del software in maniera tale che potete utilizzare tutte le funzionalità che saranno rilasciate con WatchOS 6 e quindi dovrete utilizzare per forza un iPhone 6 Ace e successivi. Un'altra cosa da ribadire è la compatibilità con questa funzionalità al di fuori del nostro paese, al di fuori dell'Italia, perché ogni singolo operatore opera solamente nella propria nazione. Non c'è un sistema di, diciamo, roaming, perciò se andate al di fuori dei confini italiani, lo utilizzate in Europa o addirittura nel resto del mondo, potete solamente fare alcune cose e non tutte. Per esempio, potete ricevere chiamate, effettuarle, oppure mandare SMS, oppure utilizzare internet, ma solamente se avete vicino il vostro iPhone, quindi se il vostro iPhone è connesso all'Apple Watch costantemente. Come sappiamo, questo One Number permette di non utilizzare l'iPhone vicino e utilizzare tutte queste funzionalità indipendentemente dall'iPhone, perciò diciamo che si ritorna a una base, ecco, della funzionalità se andate all'estero. Un'altra cosa da dire è che Vodafone vi regala 5 GB in più da utilizzare in entrambi i dispositivi se attivate questa tariffa. Quindi il consiglio che vi do è utilizzare una tariffa principale che abbia pochi gigabyte. Infatti io ho una tariffa di consumo di 1 GB al mese, quindi veramente il minimo. Se poi andiamo ad attivare questa tariffa avremo in totale poi ogni mese 6 GB, quindi consiglio vivamente di utilizzare una tariffa di base della Vodafone e poi aggiungerci questa One Number. L'attivazione si può fare in diversi modi, attraverso lo smartphone con l'app My Vodafone oppure collegarvi al sito del fai da te di Vodafone.it. Se no, altrimenti potete direttamente andare nei negozi, negli store Vodafone e chiedere di persona. Bene, andiamo subito ad attivare questo abbonamento. Io lo faccio attraverso l'applicazione My Vodafone per comodità e scegliere la voce Vodafone One Number. Allora, vi ricordo che all'inizio, quando è stato lanciato questo abbonamento, Vodafone offriva i primi 3 mesi gratuiti e poi successivamente
3 € al mese. Ora è solamente un mese gratuito e poi successivamente dovrete pagare 5 € al mese, che naturalmente vi si scaleranno dalla vostra SIM, dal vostro credito. Qua abbiamo una piccola introduzione per capire al meglio com'è questa tariffa e poi viene specificato che c'è il primo mese gratis e, come ho detto, poi i 5 € mensili. Allora, per disattivare questo abbonamento potrete farlo attraverso il fai da te di Vodafone.it oppure recarvi in un Vodafone Store e da lì chiedere al personale qualificato di farvi rimuovere questa tariffa. Andiamo ad attivare un'altra pagina di conferma. Dovremo inserire le nostre credenziali per accedere al servizio. Ora, se tutto è andato bene, se avete messo le mail che avete registrato nell'account Vodafone, dovrebbe arrivarvi un SMS a breve. Una volta poi fatto ciò, andremo nell'app Watch dell'iPhone e da lì potremo attivare per finire l'abbonamento. Ecco qui il nostro messaggio. Vodafone One Number è attiva. Chiami, navighi in libertà con il tuo numero e la tua offerta dell'Apple Watch anche senza l'iPhone vicino. Per iniziare a utilizzare Apple Watch ricordati di completare la configurazione sull'app Watch, come vi ho detto poco fa. Allora, noi andiamo subito sull'app Watch e andremo a finire questa attivazione. Al momento deve abilitare la conferma dell'abbonamento, ma dovremo aspettare e poi potremo andare a cliccare sulla prima voce, ovvero configura piano cellulare. Una volta effettuata l'attivazione potrete attivare per esempio la connessione dal pannello controlli, vi apparirà in alto l'intensità del segnale.